Ciao, oggi vi parlerò di come improvvisare, di come intraprendere una improvvisazione in maniera ovviamente sempre molto elementare, molto basilare, su un giro secondo, quinto, primo. Per iniziare subito ad improvvisare su questo giro, io vi propongo tre step. Il primo è quello di considerare la scala di riferimento del nostro giro. Il secondo è andare a prendere le note fondamentali di ogni accordo che c'è nel giro. E il terzo è quello di andare a considerare la terza di ogni accordo, che come molti di voi sapranno è quella nota che ci serve per individuare la tipologia di accordo, se maggiore o minore. Andiamo subito a mettere in pratica questo lavoro. Partiamo dalla tonalità di Sol, quindi Sol maggiore, è la tonalità del nostro giro di secondo, quinto, primo, che sarà quindi La minore settima, lo possiamo prendere con questa posizione qui con il barré sul quinto tasto e semplicemente il terzo dito andiamo a prendere su corda La, prendiamo questo Mi, e per cui avremo questo accordo. Molti di voi già suoneranno sicuramente questa posizione, questo accordo che è un La minore. Se solleviamo il mignolo abbiamo in questo punto la settima, ovvero il Sol, settima minore. Per cui l'accordo di La minore settima sarà questo. Andando avanti troveremo Re settima, quindi quinto grado di Sol. Re, Re settima. E per chiudere Sol maggiore con settima maggiore. Mettiamoli a giro. In alternativa posso proporvi questa posizione per La minore settima, questa per Re settima. Questa sarà familiare per molti perché è come se fosse Do, quella che già usiamo per Do maggiore, spostata un tono avanti e con la settima minore in questo punto. Per cui e Sol. Quindi opzione 1, opzione 2, scegliete quella che vi piace di più. La scala che ci suono sarà quella di Sol, Sol maggiore, per cui avremo come alterazione il Fa diesis. Tutte le altre note saranno naturali perché siamo in tonalità di Sol maggiore, scala di Sol maggiore. Partendo da La, che è il primo accordo del nostro giro, abbiamo questo. Suoniamola sul giro. Passando al secondo step, andiamo a considerare le note della scala partendo dalla fondamentale di ogni accordo. Il primo accordo, La minore, nota fondamentale La, che abbiamo visto già, abbiamo preso in questo punto, la andiamo a vedere anche in quest'altra posizione, nell'ottava superiore. Per cui volendo intraprendere una improvvisazione possiamo iniziare con questa nota, ad esempio. La scala, no? Il Re, a partire dalla posizione che già avevamo, questa, ce l'abbiamo qui e ce l'abbiamo anche sull'ottava superiore. Quindi quinto tasto, sesta corda, settimo tasto, terza corda. Per chiudere Sol, ce l'abbiamo qui, oppure è fondamentale qui. Vediamo sul giro come suona. Re, Sol, parto da La, Re, Sol, La, andiamo avanti e così via.
Ora passiamo al terzo step. Come vi ho detto, partiremo dalla terza di ogni accordo. Partendo dall'accordo di La minore, la terza ce l'abbiamo qui, è il Do, che si trova qui sul quinto tasto, terza corda. Andando avanti abbiamo il Fa diesis sull'accordo di Re maggiore, che abbiamo qui, oppure nell'ottava superiore qui, e per chiudere abbiamo il Si, che è la terza di Sol, quindi di questo accordo abbiamo il Si, la terza maggiore che si trova in questo punto. Riepilogando abbiamo Do, Fa diesis e Si, rispettivamente terza dell'accordo di La minore, terza dell'accordo di Re maggiore e terza dell'accordo di Sol. Sentiamole sul giro. Ora vi svelo un piccolo trucchetto che si utilizza per rendere giustizia a questa terza, quindi per farla sembrare meno scontata su ogni accordo. Il sistema è questo. Partiamo dalla nota successiva, quindi abbiamo Do, la nota successiva è Re. Poi scendiamo sulla nota precedente alla terza, per poi chiudere sulla terza. Quindi successiva, precedente, terza. E questo lo facciamo per ogni terza dell'accordo. Quindi la terza di Re abbiamo detto è questa, Fa diesis. E quindi facciamo successiva, precedente e terza. E chiudere, stesso discorso, sulla terza di Sol. Con l'accompagnamento viene andando avanti possiamo decidere di aggiungere altre note intorno alla terza. Questa tecnica è usatissima nel jazz e si chiama enclosure, quindi andiamo a circondare la nota target da altre note che possono stare benissimo al di fuori della tonalità, per cui spesso assistiamo anche a dei cromatismi. Vediamo qualche esempio che posso fare sugli stessi accordi. Ecco che vado a circondare ogni terza, così. Terza. Terza. Proviamo ad aggiungere qualche altra nota. Quindi riepilogando abbiamo visto la scala, le note fondamentali di ogni accordo prese sulla scala, le terze di ogni accordo e poi abbiamo utilizzato il sistema dell'enclosure per andare a suonare altre note per aggiungere materiale alla nostra improvvisazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Certamente il discorso prevede delle spiegazioni teoriche un po' più approfondite, però capisco che magari spesso non si ha la voglia di ascoltare troppi concetti teorici. Per cui io mi fermo qui, fatemi sapere se vi è piaciuta questa lezione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!